Ciao, oggi prepariamo insieme una crostata alla crema di ricotta. Iscriviti al canale e partiamo con la ricetta. Iniziamo imburrando e infarinando uno stampo per crostate da 26 cm di diametro. Quindi setacciamo 500 g di farina 00 su un piano di lavoro. Aggiungiamo 200 g di zucchero semolato, un pizzico di sale, (200 g di burro tagliato a pezzetti appena tolto dal frigorifero) e una bustina da 8 g di zucchero vanigliato. Usiamo un coltello per sminuzzare il burro e rimescolare gli ingredienti. È importante lavorare in questo modo gli ingredienti per scaldare il meno possibile il burro e quindi ottenere una frolla più fragrante. Aggiungiamo 2 uova e impastiamo velocemente a mano fino ad ottenere un panetto omogeneo. Rivestiamo con pellicola trasparente e lasciamo riposare in frigorifero per 2 ore. Dopo 2 ore stendiamo l'impasto su un piano leggermente infarinato. La frolla deve essere alta 3-4 mm. La portiamo nello stampo . Eliminiamo l'eccedenza . Bucherelliamo il fondo con una forchetta e la copriamo con carta da forno, inserendo dei fagioli per bloccare la frolla in posizione ed evitare che perda la forma in fase di cottura. Inforniamo in forno statico preriscaldato a 220 gradi centigradi per 20-25 minuti. Quando la frolla si sarà raffreddata completamente, prepariamo una crema con 3 tuorli, (200 g di zucchero semolato), 8 g di zucchero vanigliato e frulliamo bene.
Poi aggiungiamo la scorza grattugiata di un'arancia biologica, (500 g di ricotta), 3 cucchiai di semola, e 200 ml di panna da montare a lunga conservazione. Frulliamo brevemente e passiamo a montare 3 albumi. Quindi incorporiamo delicatamente gli albumi nella crema con movimenti circolari dal basso verso l'alto. Versiamo la crema sulla frolla . E realizziamo delle strisce con la pasta rimasta. Che andiamo a posizionare sulla crema come decorazione. Creiamo anche un bordo e dopo gli ultimi ritocchi inforniamo in forno statico preriscaldato a 170 gradi centigradi per circa un'ora. A termine cottura lasciamo la crostata in forno con lo sportello leggermente aperto, inserendo una cucchiaia tra forno e sportello. Quando il dolce è ben freddo spolveriamo con zucchero a velo. Rimani con noi, guarda la ricetta della pastiera o la playlist suggerita in basso a destra. Ci vediamo al prossimo video.